Luis Elizondo è un uomo dell'intelligence statunitense e come tale affronta il problema UFO cercando di capire se si tratta di un potenziale pericolo per gli Stati Uniti. Quindi il suo approccio non è quello di speculare sulla provenienza degli UFO, ma capire come funzionano e che intenzioni hanno. Durante le varie interviste non si è lasciato andare a speculazioni, tuttavia qualche dettaglio molto interessante è emerso, pur rispettando i suoi vincoli di segretezza. Penso che la sua opinione sia molto importante poiché è stato in contatto con le alte sfere dell'intelligence. Ma vediamo in dettaglio le sue dichiarazioni. Ho raccolto una serie di risposte di Luis Elizondo prendendole dalle diverse interviste che ha rilasciato tra il 2017 e il 2020. La mia convinzione personale è che ci sono prove molto convincenti che potremmo non essere soli. Se stai chiedendo la mia opinione personale, guarda, devo essere onesto con te, non so da dove provengano, ma siamo abbastanza sicuri che non sia da qui. Penso che sia probabile che sia qualcosa di interdimensionale. Penso che sia possibile che sia qualcosa che è sulla Terra da molto tempo. Quello che sappiamo è che gli UOP sono spesso vicino o emergono dall'acqua e appaiono vicino alla tecnologia nucleare. Sono controllati in modo intelligente e di sicuro, perché rispondono e reagiscono alle nostre azioni. Questo è certo, sono controllati in modo assolutamente intelligente da qualcosa. Quello che ho detto è che è mia opinione, mia convinzione, una forte convinzione, che il governo degli Stati Uniti sia in possesso di materiale esotico associato agli UOP. Questo è tutto ciò che mi è permesso di dire. Elizondo in diverse occasioni ha ribadito di non avere mai detto che si tratta di alieni, ma ha spesso affermato: forse ci renderemo conto che quelli che pensavamo fossero mostri in realtà sono solo i nostri vicini. Ha fatto questo discorso facendo un parallelismo con balene e calamari giganti, che un tempo erano ritenuti mostri marini, ma che poi si sono rivelati solo animali. In ogni modo, la convinzione di Elizondo è che siamo di fronte a oggetti reali, tangibili. Ma le dichiarazioni che ritengo più interessanti riguardano il motivo della sospensione del progetto AATP. Elizondo ha detto a Las Vegas Now che il suo studio, riferendosi appunto alla ATP, ha ricevuto anche un respingimento dal Pentagono perché alcuni funzionari di alto rango si sono opposti per motivi religiosi. Riporto una conversazione raccontata da Elizondo con un senior del Pentagono che descriveva come una persona molto anziana e che lui rispettava moltissimo. Questa persona lo intimava di smettere. Voglio che tu smetta di farlo. Va bene, signore, certamente posso. Ma posso chiederti perché? Sappiamo già di cosa si tratta. Ok, signore, quindi è nostro? È nostra tecnologia? No, non sto dicendo questo. Hai mai letto la Bibbia ultimamente? Non capisco, signore. Queste cose sono demoniache e non dovremmo inseguirle. Parlando di questo tipo di dialoghi, Elizondo dice: pertanto, hanno visto lo sforzo come un affronto alla loro narrativa religiosa e al loro sistema di credenze. Per essere chiari, questi erano alcuni dei patrioti più incredibili, competenti e leali con cui abbia mai avuto il privilegio di lavorare. Le loro motivazioni erano sincere. Molti erano cari amici nonostante il mio disaccordo sul fatto che gli UOP fossero di natura demoniaca. Ma Elizondo non è l'unico che parla di queste convinzioni nelle alte sfere. Nick Pope, un ex investigatore UFO per il Ministero della Difesa, ha detto di aver incontrato lo stesso tipo di atteggiamento quando lavorava nel Regno Unito. Ecco le sue parole.
ero consapevole che il respingimento del Pentagono sulla ricerca sugli UFO era in parte dovuto al credo religioso di alcune delle persone coinvolte. Chris Elizondo dice di essersi scontrato con il respingimento religioso da parte del personale senior quando gestiva il programma UFO del Pentagono, e ho visto alcune prove di ciò anche al Ministero della Difesa. Ma nella storia dell'ufologia ci sono altre correlazioni con questa ipotesi. Forse la più eclatante è quella emersa nel Circle Gate, ovvero il Watergate dei cerchi del grano. La riassumo brevemente, ma al termine espongo un'immagine con il contenuto della conversazione, in modo che possiate mettere in pausa per leggerla. Nel 1992, nel pieno della ricerca sui crop circles, sui campi di grano inglesi c'era una vera e propria battaglia fra ricercatori e scettici, che compromettevano le ricerche con manipolazioni e falsi. L'azione di questi scettici era talmente accanita che sorsero sospetti legami con l'intelligence. Il 30 agosto del 92 uno studioso di UFO, Herman Victorian, riuscì a ingannare Jim Schnabel, uno degli scettici, in una telefonata che venne registrata e che passò alla storia dell'ufologia. Le informazioni che emersero furono che nel tentativo di copertura del fenomeno dei cerchi del grano stavano operando le intelligence inglese, tedesca, statunitense e del Vaticano. Queste intelligence avrebbero creato un'organizzazione sopranazionale per affrontare una vera e propria guerra spirituale. Schnabel durante la telefonata affermò che alcuni cerchi sono inquietanti, sia che siano stati fatti da esseri umani o di origine misteriosa, forze oscure o magia. Disse che non poteva entrare in particolari, ma che si trattava di qualcosa che riguardava gli uomini di tutto il mondo. E molte organizzazioni hanno impegnato le loro forze e sono coinvolte nella faccenda. Temevano che ci fosse in atto un tentativo di attuare un cambiamento della coscienza del mondo, ma nel senso peggiore. Potrebbero sembrare convinzioni assurde, forse anche ridicole, ma Elizondo parla di persone che ricoprono cariche ai più alti livelli dell'intelligence statunitense. Non si tratta di persone facilmente impressionabili. Alti ufficiali del Pentagono e dell'aeronautica starebbero ostacolando la verità, poiché sono convinti che il problema UFO avrebbe a che fare con Satana, demoni o qualcosa di simile, e ci troveremmo nel mezzo di una sorta di guerra spirituale. Quindi il cover-up durato 70 anni potrebbe avere proprio questa spiegazione. Frasi come quella di Bush Senior del 2015, gli americani non possono gestire la verità, esprimono perfettamente questa posizione. Forse queste persone stanno decidendo proprio in questi anni, forse in questo momento, cosa e come raccontare quella che sembra una verità davvero difficile da dire, almeno sulla base di queste considerazioni. Personalmente non credo che lo faranno. Desidero concludere dicendo che l'uomo considera spirituale o trascendente tutto quello che non capisce, ed il fenomeno UFO, nelle sue varie manifestazioni, si è dimostrato sempre ingannevole.